Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orugel Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Cesena Reggiana, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego, per le domande. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, prima o poi doveva arrivare la prima sconfitta. Era meglio se non arrivava, però insomma, forse è stata anche un po' più dolorosa di quanto ci si aspettasse. È innegabile. Gli impegni ravvicinati, come la partita quasi immediata con la Reggiana, hanno un vantaggio, cioè si pensa di meno a ciò che è successo così non è. Secondo te la sconfitta ha lasciato qualche cosa nella testa e nelle gambe dei poi o no? Ma io non ho mai pensato che il Cesena fosse imbattibile, quindi però abbiamo sempre lavorato per presentarci ad ogni partita col pensiero di fare punti ed è avvenuto anche a Frosinone. Poi abbiamo trovato una squadra che è in un momento di forma importante e abbiamo sbagliato 10 minuti sicuramente dalla partita, poi gli altri potevamo farli meglio, ma secondo me la squadra è stata in campo e ha fatto prestazione nonostante la sconfitta. Come vi dicevo prima, nel calcio bisogna sempre andare avanti e quindi la sconfitta ti fa pensare, le vittorie ti fanno pensare, bisogna avere la lucidità di pensare le cose giuste, quindi sia nella sconfitta che nella vittoria capire dove si è fatto bene, dove non si è fatto bene e continuare a lavorare per migliorarsi. Poi le squadre perfette non esistono. Domani abbiamo un'altra bella partita, una partita importante che ci dà la possibilità di riportare dei punti nella nostra classifica, che poi è la cosa più importante. Ecco, appunto, è la terza in una settimana. Dal punto di vista fisico ti preoccupa oppure vedi la squadra comunque sempre brillante come lo era stato di fatto nelle prime 5 giornate? Ma diciamo che la preoccupazione era più magari nella partita di Frosinone, perché la partita di Frosinone aveva un giorno in meno di recupero rispetto a quella che avrà domani su Frosinone. Quindi, siccome la squadra sta bene fisicamente, i valori che abbiamo espresso a Frosinone, secondo i dati che abbiamo, sono in linea con le altre partite, quindi non ho preoccupazioni in tal senso. Buongiorno mister. Buongiorno. Sinora c'è stata grande rotazione tra i centrocampisti, a parte Arrigoni. Sarà magari domani l'occasione per vederlo in campo per più minuti? Tommaso è un ragazzo che conosco bene, che ho avuto già alle mie dipendenze anni fa a Siena, e lui è arrivato da noi che ancora non era al 100% perché veniva da un brutto infortunio dal quale ha recuperato pienamente, adesso comincia a stare meglio, quindi io penso che sia prossimo ma come io lo avevo già introdotto nella partita di Coppa Italia, nelle prime partite di campionato, magari l'arrivo di Castagnetti ha ritardato un po' di più il suo inserimento, però è un ragazzo che in questo momento secondo me può essere pronto per giocare e dall'inizio la partita in corsa. Mister, positivi anche gli esordi di Olivieri e Magni? Sì, dal mio punto di vista sì. Bisogna avere, parlo per me, ma ci mancherebbe altro, cioè il coraggio di buttare dentro chi ti dà la sensazione che stia bene, e che poi sia giovane o meno giovane. Olivieri, anche lui come Arrigoni, è arrivato magari non al 100%, però adesso è parecchio tempo che si allena a pieno regime, per cui sta bene. È chiaro che Magni è un ragazzo giovane che ha avuto un piccolo incidente di percorso qualche settimana fa, ma si è ripreso, e io voglio contare su di tutti e voglio dimostrare a tutti che se si allenano duramente, che se si allenano bene, avranno sicuramente la loro chance, come è successo a Guidi la settimana prima che non aveva mai giocato. È importante per me avere delle risposte così dal gruppo. Detto che i gol su pali inattivi è una percentuale altissima per tutti, quindi non è un discorso solo per voi che potete farli e subirli.
Alla luce anche dell'ultima gara di Frosinone, ritieni sempre che un marcamento a zona sia la soluzione migliore, meglio passare a uomo come magari fatto anche l'anno scorso a un certo punto? Ma quest'anno abbiamo alternato in base alle caratteristiche dell'avversario e in base agli 11 di partenza nostri, però il primo gol è stato sicuramente un errore della linea difensiva che non è scappata in maniera perfetta, il secondo gol è stata un'autorete, quindi a volte c'è anche un po' di sorte perché probabilmente se Adamo non sfiora quella palla, magari la palla non entra e la partita è ancora aperta. Ci sono degli episodi che sono determinanti, le palle native sono un fondamentale sul quale bisogna stare sicuramente più attenti, però è anche vero che le abbiamo sfruttate anche a nostro vantaggio in questa prima parte di stagione, per cui come dicevi te sono un male e un bene frequente durante le partite. Tu alla vigilia non parli mai della formazione. Obiettivamente, quando abbiamo visto quella che hai messo in campo Frosinone, qualche sorpresa l'abbiamo avuta perché soprattutto non hai fatto giocare i tre giorni a quelli, quindi Felipe, cioè Berti e Francesconi. Ecco, c'era qualche motivo, li vedevi stanchi oppure è stata una scelta tattica perché hai scelto i cammini così? Ma faccio un paio di considerazioni. La prima è che quando faccio la formazione non guardo mai la carta d'identità dei calciatori. Non ho richieste societarie per far giocare i giovani, quindi ho la libertà di scegliere chi far giocare. Abbiamo fatto 3 cambi, mi sembra, rispetto alla partita di Palermo. Giocavamo dopo 2 giorni, mi aspettavo, e come mi aspettavo poi ho trovato una squadra molto fisica e pensavo che proporre un attaccante magari con caratteristiche un po' diverse da Christian potesse darci vantaggi, mi aspettavo che mettere un po' di chili nel centrocampo potesse darci vantaggi ed era anche giusto dare spazio in un turno infrasettimanale a ragazzi che meritano, che si allenano, che sono seri, che fanno parte del gruppo, quindi queste sono le considerazioni che ho fatto. Poi, ripeto, secondo me ci sono quei 10 minuti che cambiano il giudizio della partita, perché la partita era in equilibrio fino a quei 10 minuti, dove in 10 minuti abbiamo preso 3 gol, di cui 2 su autorete, e allora poi si possono fare tanti discorsi, ma col senno di poi secondo me non è giusto parlare, io non preferisco non parlare. Ecco, ti ha dato più fastidio nella partita aver concesso comunque 8-9 tiri in porta, voi ne avete concessi 11 nelle prime 5, o prendere quei gol lì, al di là della sfortuna che è indiscutibile negli episodi e non siete stati fortunati, però nell'analisi della partita tu avevi valutato anche che il migliore in campo del primo tempo è stato il portiere. Sì, però io sono andato a vedere le occasioni che abbiamo concesso e tolto qualche tiro da fuori, abbiamo concesso una palla gol su una rimessa laterale, che è un'altra palla ferma, e abbiamo concesso un'altra palla gol su una situazione dove Zaro, davanti alla mia panchina, quindi a 70 metri dalla porta, esce forte su Conè, non riesce a fare fallo, non riesce a fermare l'azione prosegue e sul proseguimento di quell'azione noi siamo messi male e concediamo un'occasione alla Frosinone. Poi sapevamo di incontrare una squadra che in questo momento stava bene, perché la partita precedente aveva finito il primo tempo 4-0 contro il Mantova, e ti ripeto, e secondo me ci siamo opposti con ordine, concedendo qualcosa, è vero, ma ti ho spiegato quali sono state secondo me le azioni e le situazioni in cui abbiamo gestito male la fase difensiva, ed è anche vero che abbiamo avuto un'occasione da gol con Cervo, è anche vero che abbiamo avuto 2 o 3 ripartenze che ci avevano dato la possibilità, la chance di magari di chiudere l'azione come non siamo riusciti a fare. Quindi è vero che è normale fare delle valutazioni, però io voglio farle con libertà mentale e non mi faccio condizionare dal risultato, per quanto sia poi diventato un risultato pesante, che prendere 3 gol comunque non fa mai piacere. Quindi, rispondendo alla tua domanda, mi ha dato fastidio
sia concedere le prime occasioni del primo tempo che anche i gol nel secondo tempo. Mister, un anno fa, quando ancora ti dovevamo conoscere, ci hai detto che non ti piacciono le partite in cui entrambe le squadre vanno a segno. Alla luce di ciò, come leggi le prime 6 partite del tuo Cesena in quest'anno? Beh, come si dice, credo di avervi detto che non mi piacciono i risultati pirotecnici, cioè preferisco vincere 1-0 piuttosto che vincere 5-4. Questo e lo confermo, però devo dirti che come diceva il tuo collega adesso, è una squadra che non ha concesso molto fino alla partita di Frosinone, e quindi secondo me stiamo facendo sotto l'aspetto della fase difensiva un buon lavoro, e sotto l'aspetto della fase offensiva a volte abbiamo più facilità, a volte abbiamo più difficoltà magari a trovare la via del gol o andare a far male agli avversari. Vi ripeto sempre che bisogna comunque sempre tenere in considerazione il valore dell'avversario. L'avversario aveva dei difensori molto fisici, perché se parliamo della partita di Frosinone, se io penso a Iono, Bracaglia, Monterisi e Calvani, sono gente di struttura, gente fisica che ha accettato l'uno contro uno per tutto il campo, e quindi c'è un po', quella è stata probabilmente la difficoltà che abbiamo avuto nella prima parte di partita, nel primo tempo. Ecco, a proposito di avversari, 2 parole sulla Reggiana, quali sono i suoi punti di forza, che partita state preparando contro questo avversario? Sappiamo che la Reggiana è un avversario forte, sappiamo che in questa categoria sono tutti avversari temibili, i valori sono tutti molto simili. La Reggiana è una squadra che sa stare bene in campo, che occupa bene le corsie esterne, che crea delle situazioni di gioco dove bisogna stare attenti, ma come del resto tutte le partite, per cui l'abbiamo vista, l'abbiamo studiata, abbiamo cercato per quei pochi giorni che abbiamo avuto di preparare la partita, e poi dentro la partita ci sono tante cose, bisogna avere agonismo, rabbia, voglia di vincere duelli, voglia di vincere le partite, perché spesso le motivazioni fanno la differenza e noi dobbiamo arrivare pieni di motivazioni. Berti, Francesconi li vedremo? Adesso lo sai, mi sorrido a questa domanda perché mi chiedi giustamente e direttamente la formazione la devo dare prima ai ragazzi e poi a voi, però sono ragazzi che credo di avervi dimostrato che sono ragazzi sui quali conto spesso. Sì, è rientrato qualche problema, per cui stanno tutti bene, l'unico è Bisoli che è da valutare, quindi ad oggi l'unico che potrebbe non esserci. Come? Sì, ci alleniamo al pomeriggio, quindi l'unico che potrebbe non esserci è Bisoli, però in questo momento non sono in grado di dirvelo, perché sapete come Bisoli è, uno vuole sempre esserci, allora oggi ci prendiamo il tempo per valutarlo. Avete altre domande per Mister Vignani? Grazie a tutti. Grazie. Scusate.